Chi di noi oggi può dire di non fare una vita stressante? Penso che questo sia uno dei veri mali moderni ancora non pienamente dichiarati, no? Pensiamo sempre al tumore, alle malattie cardiovascolari, se dovessimo fare un elenco delle malattie che ci preoccupano. Non ci rendiamo conto che lo stress potrebbe essere a monte di tutte queste. Cioè noi andiamo dal medico quando stiamo male e spesso quando stiamo male già da un po', ossia quando è troppo tardi. E oggi siamo squilibrati da giovanissimi, ma abbiamo tutta una serie di farmaci, tecnologie, approcci che riescono a riportare un equilibrio e il cervello non distingue tra pensato e vissuto da un punto di vista proprio molecolare. Se io penso una cosa o io la faccio, il cervello mette in atto gli stessi meccanismi biochimici. Secondo te la vecchiaia è una malattia? Ennio Tasciotti, tu sei il responsabile del laboratorio di Human Longevity Program del San Raffaele e ti sei laureato in biologia molecolare alla Normale di Pisa e poi hai fatto un PhD, un dottorato di ricerca in Molecular Medicine all'International Center for Genetic Engineering e Biotechnology. Mi piace tantissimo il tuo profilo perché sei effettivamente un ricercatore e oggi voglio andare diretta su un tema che a me sta molto a cuore, su cui sono abbastanza confusa, che è quello delle nano e microplastiche. Cominciamo da questo. Che cosa si intende per che cosa sono intanto? Sono il prodotto di degradazione della plastica che utilizziamo ogni giorno e che abbandoniamo nell'ambiente e che sotto l'effetto delle forze meccaniche, del sole, piano piano iniziano a decomporsi e lo Sì. fanno in particelle sempre più piccole, progressivamente più piccole, fino ad arrivare alla dimensione del nano e del micron, Ok, che qual è ossia tipo? da 1000 volte meno più piccole della sezione di un capello Sì, a particelle che sono un decimo della sezione di un capello, quindi cose generalmente non non visibili. visibili, ok. Poi ricordiamo la plastica in odore e in sapore, Ok, per cui rappresentano un vero e proprio nemico invisibile, di ok. cui è difficilissimo avere la percezione, ma che è adesso invece onnipresente in tutti gli ambienti del globo addirittura, nel senso si trovano anche nel mezzo del deserto del Sahara dove non c'è vita umana, i ghiacci dell'Artico perché poi vengono spostate dal Ah, mare, dal vento veramente. e sono quindi ormai pervasive di ogni angolo del mondo e ce le ritroviamo anche in ogni tessuto del corpo. Cioè, pazzesco. Quindi sono diventate veramente parte integrante della biosfera. Ma perché? Cioè, nel senso, sono delle... E come facciamo ad evitarle? Cioè, sono delle cose che, ad esempio, se io bevo da una bottiglietta di plastica oppure uso dei prodotti di plastica, lì sono più esposta? Oppure è qualcosa su cui faccio veramente fatica a stare attenta perché ormai sono talmente onnipresenti? Io direi che il sogno di eliminarle completamente rimarrà un sogno. Sono veramente difficili da contenere. La plastica, tra l'altro, continuiamo a produrne ogni anno di più, il che vuol Esatto. dire che ogni anno che passa ci saranno più nano e microparticelle prodotte dall'accumulo di tutta la plastica gestita male. Sì. Ok, noi ricordiamo, ricicliamo il 10% della plastica, ne disponiamo nei landfill un altro 30%, un 50% va ancora a finire nei posti sbagliati, quindi quello è sicuramente un grande problema. E in generale la plastica non è pericolosa solo per l'oggetto fisico in sé, ma perché per farla si usano centinaia di additivi, alcuni dei quali gli abbiamo proprio dato un nome evocativo, Forever Chemicals. Sono specie chimiche che rimarranno per sempre perché la biologia del corpo non è in grado di metabolizzare quelle molecole, quindi si possono processare solo chimicamente. Il che vuol dire che sono in giro e resteranno in giro queste molecole, gli ftalati, i bisfenoli, e sono particolarmente pericolosi perché sono degli interferenti endocrini, Che vuol dire? ossia assomigliano
e hanno la stessa funzione di alcuni ormoni umani, oppure interferiscono con il giusto metabolismo degli ormoni umani e quindi cambiano il modo in cui il corpo funziona. Gli ormoni sono fondamentali per mantenere l'equilibrio all'interno del corpo e per anche coordinare l'attività di organi lontani tra essi. Ma quando il corpo viene esposto a queste molecole, queste funzionano come degli ormoni, quindi abbassano la fertilità. Questo è un problema grosso, no? L'abbassamento della fertilità negli ultimi Sia delle donne che 50 degli anni, sia uomini. delle donne che negli uomini. Per cui adesso Dovuto alle microplastiche o alle dovuto anche alle anche. microplastiche, no? Ok. Dovute alla vita sedentaria, dovute al fatto che abbiamo un tasso di obesità molto più alto, anche questo influisce negativamente, abbiamo un'infiammazione cronica sotto soglia, comunque elevata, e anche quello ha un impatto. Un altro impatto sono i microorganismi che convivono con noi, quindi il microbiota vaginale e seminale, che sono cambiati e non sono più compatibili. Quindi anche quello ha un Che vuol impatto. dire Sì, che... anche quello. Abbiamo scoperto che in alcune coppie la fertilità è impattata soprattutto da quel tipo di batteri si vanno a incontrare, il fatto che non si piacciono tra di loro. Ma dai. Sì. Cioè, però dipende ovviamente dalle coppie, quindi in Sì, 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 genere. quindi dalle coppie. È un'altra delle cose su cui si può intervenire per migliorare la fertilità. Ma se andiamo ancora più a monte, quello diciamo un po' più a valle, no? L'incontro tra la cellula uovo e lo spermatozoo, ma se andiamo ancora prima a livello di produzione di spermatozoi e cellule uovo, il fatto che ci siano nano e microplastiche a livello delle gonadi e quindi a livello degli organi riproduttivi ha un impatto negativo, e noi le troviamo anche nelle cellule uovo e negli spermatozoi. Quindi quando ti dicevo prima che sono veramente pervasive, lo intendevo veramente, cioè non c'è angolo della terra dove abbiamo cercato in delle biopsie di paziente questi nano e microplastiche e non le abbiamo trovate. La parte dove io trovo sia più pericoloso l'accumulo poi è il cervello, Anche perché nel si cervello. accumulano anche lì. Ma se io volessi capire qual è magari lo stato del mio corpo, cioè quanta microplastica Mm. ho, ci sono dei test per farlo? Com'è che si può fare? Allora, no, questa è una scienza nuovissima, nel senso sono studi veramente degli ultimi 2 o 3 anni. E sai, quando prima mi dicevi come faccio a difendermi, è possibile difendersi? No, è molto difficile difendersi perché non solo sono nel cibo che mangiamo, nell'acqua che beviamo, ma sono anche spesso nell'aria che respiriamo, cioè c'è una grande componente di nanomicroplastiche sospese nell'aria, sia fuori che dentro casa. Anzi, dentro casa la qualità dell'aria da un punto di vista di nanomicroplastica è ancora peggiore, cioè ce ne sono fino a 5-10 volte quante ce ne sono nell'ambiente rurale o cittadino. E questo è perché ci siamo circondati dalla plastica, no? In casa io invito sempre tutti quanti a dire fatevi un giro in cucina, in bagno, in camera, vedrete quanta roba di plastica avete, non ve ne Mm. rendete neanche conto, ma abbiamo plastica ovunque, dai contenitori, gli oggetti, utensili, contenitori, i flaconi, Sì, tutto. ecco, sono ovunque. E non ci rendiamo conto che ce l'abbiamo spesso anche addosso, cioè noi ci vestiamo con un sacco di materiali plastici, Anche i tutto vestiti. l'abbigliamento a buon mercato che arriva da certi siti, e quello è tutto fatto di poliestere, quindi di nuovo plastica, e quella degenerando e degradandosi, lavaggio dopo lavaggio, sfregamento dopo sfregamento, rilascia tutte queste microfibre. E qualcuno si è preso la briga anche di studiare quante e se mettessimo tutte queste microfibre che sono veramente microscopiche o nanoscopiche, quindi piccolissime, una sopra l'altra, eh, probabilmente ne respiriamo una quantità tra l'altezza della Torre Eiffel o di una montagna da 1000 metri. Cioè se li mettessimo una sopra l'altra in tutta la vita, quindi ne respiriamo tantissima. Pazzesco. Parte la filtriamo Ok. e parte invece va dritta nel cervello Sì. attraverso il bulbo olfattivo.
E da un lato, alla fine, cioè, mi dico anche se sembra quasi una cosa inevitabile, no? Cioè, nel senso, sembra quasi una cosa che non possiamo controllare, non possiamo vedere, non possiamo sentire, però qual è l'impatto poi effettivamente sulla nostra salute? Cioè, perché sei preoccupato da questa tendenza? Perché cioè, il mio laboratorio, parte della ricerca che fa è sull'impatto di nanomicroplastiche sulla salute umana e soprattutto su quella del cervello. E quello che vediamo quando esponiamo le cellule a dosi crescenti e a dimensioni sempre più piccole è che la funzione della cellula diminuisce in termini di capacità di rispondere agli stimoli e quindi la cellula non è più in grado di reagire correttamente e di fare il suo compito, Ok. ok? Ogni funzione poi ha il suo lavoro. Quando è Eh, inibita quando ha la presenza di Ok. nanomicroplastiche, perché è impegnata a gestire questi oggetti. Cioè, come ce la dobbiamo immaginare se dovessi darci tipo un'immagine visiva di quello che sta succedendo? Guarda, le immagini al microscopio sono bellissime da vedere perché ti accorgi che la cellula, soprattutto le cellule specializzate come le cellule del sistema Che vuol dire? immunitario, immaginate i macrofagi, i neutrofili, queste cellule del sistema immunitario che di mestiere ripuliscono il corpo da tutto quello che non c'entra niente con il corpo, i virus, i batteri. E adesso si trovano queste nano e microplastiche, le trattano alla stessa maniera, come degli invasori. Cioè, li prendono Li e li... prendono, li mangiano, li Ok. internalizzano per toglierle di torno. Lo fa anche la glia nel cervello. La glia è l'equivalente del sistema immunitario a livello di sistema nervoso centrale. E li vedi proprio, sono cellule molto animate, si muovono, testano, allungano queste protrusioni della membrana, incorporano le particelle e poi c'hanno tutte queste particelle dentro che non sanno cosa farsene, quindi li vedi proprio, le mettono tutte insieme, quindi li prendono piccole di qua e di là, e poi questo coso enorme la sputano fuori e quindi la rimettono In nel circolo. circolazione. Quindi ecco, questo rimane perché non riescono a degradare. Perché di solito invece che cosa È farebbero? un virus e un batterio lo degradano. Lo degradano, che vuol dire? Perché ci sono poi degli enzimi Sì? che vanno proprio a spezzettare Ok, il virus o il batterio che è fatto comunque di componenti biologiche che il ok. corpo e la cellula sa gestire. Ma se ti arriva una plastica, poliestere, polietilene, qualunque, Qualunque plastica. non sa mica distruggerla la cellula e quindi non può far altro che impacchettarla e sputarla fuori La rimette in sperando circolo, e quindi la incredibile. rimette in circolo. Quindi la nostra paura adesso è che quella che entra nei neuroni, che non hanno invece la capacità di sputarla fuori, è che rimanga lì e che abbia un impatto sulla capacità del neurone di condurre il segnale elettrico e che quindi la stimolazione nervosa venga in qualche modo impattata. Ok. E quindi questo inizia a dare pensiero sull'impatto, sullo sviluppo di malattie neurodegenerative, sulla neuroplasticità, cioè che vadano ad essere intaccate delle funzioni che ci vogliamo tenere molto care, Sì, perché a contrario di altri tessuti che poi rigenerano o che producono nuove cellule, il sistema nervoso è fatto di quelle, cioè noi nasciamo con 90, 100 miliardi di neuroni, quelli sono da quando nasciamo a quando moriamo, quanti più ne riusciamo a tenere in vita, tanto meglio perché non ne rifacciamo di nuovi. ah, ok. E ad esempio, in queste patologie neurodegenerative, quello che succede ai neuroni, che cos'è? Che si gradualmente si deteriorano? Come... Allora, in tanti pensano che sia la neuroinfiammazione uno dei fattori scatenanti, perché un Che po' cos'è la come i neuro... tessuti del corpo, come possiamo avere un'infiammazione a Sì, livello muscolare, a livello epatico, e quindi ehm, un aumento diciamo, della produzione di citochine che stimolano il sistema immunitario e ok, quindi c'è un'attivazione, un fermento locale. ok. Ok, questi cellule una volta che arrivano possono fare un danno Mm, anche ai tessuti, non solo diciamo alla causa scatenante l'infiammazione, ok, quando sono soprattutto mantenute attive in maniera cronica e ok. quindi iniziano a non distinguere più
tra il bene e il male e fanno solo danno. Ehm, Inizia ad abbassarsi il pH di quel tessuto, si abbassa la tensione di ossigeno, quindi la concentrazione di ossigeno, e senza ossigeno si produce meno ATP perché i mitocondri funzionano meno e quindi si ha meno energia per le cellule per sistemare il tutto. Capisci che è una Sì. specie di circolo vizioso che M- si autoalimenta. Sì, ma questo è un processo, diciamo, che avviene con l'invecchiamento, cioè tipo uno più avanti va con gli anni e più effettivamente Certo, oppure è qualcosa e può che essere accelerato. può essere E accelerato, nel ok. senso, questa è la progressiva perdita di funzionalità che abbiamo tutti, no? Con l'avanzare dell'età produciamo meno precursori mitocondriali, per esempio il NAD, quello che tanti definiscono la molecola della vita, perché è fondamentale proprio per la produzione di ATP e quindi per la produzione di energia o per anche detossificare le cellule dallo stress ossidativo. Sì, Ma noi ne produciamo sempre meno. ok, Cioè, ogni decennio, un po' come il collagene, sì, si ne riduce. perdiamo la capacità di produrne un po', come l'ormone della crescita, come il testosterone, come tante cose all'interno del corpo. Ogni decennio che passa ne perdiamo una percentuale. Ok, Ehm, Ci sono eventi che possono accelerare la perdita di queste molecole e lo stress è uno di questi. In generale l'aumento dell'infiammazione cronica, gli squilibri a livello nutrizionale, gli stati di iperinsulemia, insomma tutte le cose che sappiamo che non ci fanno bene sì, aumentano localmente la disfunzione mitocondriale e quindi l'efficienza della cellula. sì, Quindi questo vale anche a livello di sistema nervoso centrale. sì. Quindi è sempre tutto una questione, è sempre un po' tutto collegato nel corpo. Sì, no, la cosa che mi sta piacendo molto è che è come se noi, sai, parliamo sempre di questi pilastri della longevità, è come se ora li stessimo guardando con una lente di ingrandimento e capire esattamente qual è l'effetto poi Mm. a livello molecolare sul nostro corpo, che è una cosa che io ad esempio, sai, uno insomma sa che insomma questi sono un po' i pilastri, bisognerebbe agire in questo modo, però poi su qual è il risultato effettivo microscopico di quello che sta succedendo c'è un bel punto interrogativo. No, nel senso c'è qualunque attività umana si traduce Chiaro, poi in molecole e cellule che fanno qualcosa di diverso, è no? quella Eh insomma, il sì, punto quindi a di me partenza. piace andare, insomma, un po' anche per il mestiere, per il tipo di Certo, preparazione che ho, al netto dell'importanza dell'impatto macroscopico che uno ha poi sull'invecchiamento, sulla longevità. eh, ma cosa c'è dietro? Il mio PhD in medicina molecolare, un po' i miei studi lì tornavano, no? Cioè, eh, s- perché ci ammaliamo e perché rimaniamo sani, cioè esatto. rispondere da un punto di vista di meccanismi di base a queste due domande, per me è importante quello. Poi ovvio che una conoscenza accurata di questo ti fa capire meglio perché certi consigli su nutrizione, movimento, hanno senso, Certo, perché capisci come poi si traducono in un segnale sì, che è quello molecolare chimico, che è quello che certo. ci manda avanti e ci fa Sì, sì, funzionare come sì. macchina. Sì, e a proposito di infatti infiammazione a livello cellulare, cioè che cos'è che succede quando appunto parlavamo di questi eventi che stressano il nostro corpo, quindi mangiare magari in maniera sregolata, il sonno, la sedentarietà oppure l'esposizione a delle sostanze, eccetera. Cioè, se lo dovessi proprio spiegare a qualcuno che non conosce dei meccanismi di questo tipo e Mhm. lo dovessi spiegare in maniera semplice, a che cosa si vede anche a livello microscopico su queste cellule che invecchiano, che cosa diresti e perché pensi che sia utile saperlo anche se non abbiamo, diciamo, una formazione come la tua? Allora, secondo me il motivo per cui è importante capire che certi consigli e certe azioni devono essere fatte, per me è sempre meglio capire il perché, cioè Certo, più che meccanicamente dire devo mangiare tot lipidi rispetto a tot carboidrati
per dimagrire. Mhm. Cioè, secondo me aggiunge tutto un nuovo livello di consapevolezza a capire Mhm. il perché. Sì. Ehm, Anche perché ci fa, insomma, rimette sotto la luce la meraviglia del corpo umano, cioè Vero. che è comunque la mia prima fascinazione rispetto anche a quello che faccio, ai miei studi, alla mia passione per la ricerca. Cioè la consapevolezza che abbiamo una macchina che veramente ci vuole impegno per scassarla, perché è disegnata per ripararsi, aggiustarsi, metterci una pezza un po' quasi a tutto. Noi ci sforziamo veramente per andare a compromettere dei meccanismi che poi ci affanniamo a curare, a riparare quando è troppo tardi, no? Cioè, Bellissimo. secondo me è questo proprio che ci fa capire il perché la prevenzione ha senso, no? Questa roba che prevenire è meglio che curare l'hanno sentita tutti, Tutti. no? C'è uno slogan che tutti ricordano, ma che quasi nessuno poi ha Ah, messo in atto, perché come cultura siamo, eh, siamo cresciuti con questa propensione alla medicina reattiva, cioè noi andiamo dal medico quando stiamo male e spesso quando stiamo male già da un po', mhm, ossia quando è troppo tardi, in mhm. tanti casi. E invece, cioè, capire un po' come funziona il corpo ti aiuta anche a fare una scelta logica di passare alla medicina proattiva, preventiva, cioè fare qualcosa che aiuti il corpo a gestire i problemi come sa fare benissimo. Certo. Ehm, e l'idea di sapere che dietro tutte queste funzioni biologiche ci sono le cellule, secondo me, proprio da un punto di vista di comprensione, noi siamo abituati un po' alla visione antropocentrica, no? L'uomo che fa cose, noi sappiamo come funziona una società, come funziona una città, cioè ognuno ha un ruolo, c'ha un lavoro, cioè la stessa roba succede all'interno del corpo, cioè immaginatevi che quegli stessi lavoratori che mandano avanti una città ce l'avete nel corpo, c'è chi pulisce, chi controlla, chi fa la polizia, chi muove cose, chi digerisce. Incredibile. Allora quello ti fa capire che c'è questa armata di ehm, celluline che ci permettono di eseguire le funzioni complesse che diamo così per scontato. Ehm, Quando iniziamo a scombinare questi equilibri, dobbiamo immaginarci che questa forza lavoro adesso è subissata da nuove richieste. La teniamo impegnata a spegnere un incendio, correre dietro alle nane microplastiche, c'è l'infiammazione, abbiamo mangiato male, abbiamo bevuto, l'aria è cattiva. E cioè, immaginatevi 100 poliziotti che devono andare a controllare questi problemi e 10 vanno qua, 5 là, 20 là e poi a un certo punto non li riescono più a gestire. Sì, Quindi se si può eliminare qualche problema di questi, sì. allora si ridà alla nostra forza, insomma, alle nostre forze dell'ordine cellulare, al sistema immunitario, la possibilità di concentrarsi su quei due, tre problemi Sì. e di gestirli. Se ne diventano cinque perché non ci muoviamo, mangiamo male, siamo stressati, l'aria è cattiva, cioè non ci mancano i micronutrienti perché ci Ecco, siamo. a proposito di micronutrienti, quanto è importante anche questo? Cioè, le vitamine, magnesio, zinco, eccetera. Guarda, zinco, hai detto, adesso è appena uscito un lavoro sempre su Nature Medicine o Nature 2 o 3 settimane fa che va a cercare le origini dell'Alzheimer e sai che ancora non abbiamo capito esattamente perché viene in alcuni casi e si pensa che sia una carenza di zinco, Ma per cui dai. un problema grande come quello dell'Alzheimer che crea un impatto veramente disastroso sulla vita delle persone
potrebbe essere rimediato da una cosa semplice come... Come questa. Sì. E a proposito, tu infatti studi molto il cervello, a proposito di questo, quindi di patologie legate al cervello, visto che ne stiamo parlando, quali sono delle correlazioni che hai visto, qualche studio molto interessante che hai notato su cause di, diciamo, queste patologie? Beh, guarda, io partirei da forse il riconoscimento ufficiale Mhm. dell'importanza del cervello, sai, quella che per me è la data che segna l'inizio di mind-body connection, una roba che sembra tanto New Age, questa, e che invece secondo me ha un fondamento scientifico che risale al 2009, quando è stato dato ad Elizabeth Blackburn il premio Nobel, quindi insomma non un riconoscimento da poco, per i suoi studi su stress e lunghezza dei telomeri, ossia ehm, lei ha dimostrato che lo stress Mm. accorciava e danneggiava i telomeri, che sono delle strutture presenti all'interno dei cromosomi che ne mantengono la stabilità e il funzionamento. Che sono un preditore della longevità. E sono, per tanti anni venivano utilizzati per dare l'età biologica, cioè Ok. sai, c'è il modo di dire l'età anagrafica, quanti anni ho da carta d'identità, l'età biologica, quanto veramente ho invecchiato il corpo. E uno dei modi per misurarla era proprio guardare la lunghezza di questi telomeri, che lo stress accorcia. E lei ha dimostrato che una persona stressata in maniera cronica ha i telomeri di una persona che ha 10 anni di più come età anagrafica, per cui la prima connessione tra stress, attività cognitiva, emotiva e biologia del corpo, secondo me, è il 2009 con questo Pazzesco. premio Nobel. E da allora abbiamo capito quanto sia veramente stretta questa connessione tra l'attività del cervello e poi l'impatto che ha su malattie e aspettativa di vita, cioè non solo qualità percepita, ma proprio aspettativa di vita in anni, cioè questi Mhm. sono gli studi epidemiologici, sai, quelli non mentono, si contano i numeri. Sì. Ci sono cose che il corpo ci dice da tempo, ma che iniziamo ad ascoltare solamente quando diventano un problema. E cura nasce proprio da qui, dall'idea che la salute sia un percorso chiaro, guidato e personalizzato. Cura offre ogni anno un pannello molto approfondito di esami di laboratorio, fino a 3 volte più approfondito rispetto ad un check-up normale, e il supporto di un medico che ti segue passo dopo passo in un percorso di ottimizzazione della salute. L'obiettivo è aiutarti a capire che cosa sta succedendo nel tuo corpo e che cosa puoi fare per migliorare energia, sonno, equilibrio ormonale e la tua salute a lungo termine. Come funziona? In 2 minuti prenoti il prelevo in uno dei nostri laboratori partner. Quando sono pronti, i referti vengono caricati in piattaforma e vengono revisionati dal tuo personal doctor, il tuo cura doctor. A questo punto puoi prenotare una consulenza di 45 minuti con il medico e entro qualche giorno ti arriva il protocollo. Il protocollo contiene una serie di indicazioni pratiche su vari aspetti della tua salute, quindi sonno, gestione dello stress, alimentazione, esercizio fisico, eventuali ulteriori approfondimenti da fare. Se vuoi iniziare il tuo percorso con cura, trovi il link in descrizione. Questa cosa dello stress, io ogni volta che la sento mi colpisce sempre tanto, però dall'altra parte mi dico, chi di noi oggi può dire di non fare una vita stressante? Cioè, io se chiudo gli occhi e penso a tutte le persone che conosco, ce ne sono veramente pochissime che penso che non abbiano una vita stressante. Penso a quelli che abbiano una buona gestione dello stress, diciamo così, Ecco. ma non penso che, cioè, per me vita non stressante significa quasi che non hai pensieri, non hai preoccupazioni, che magari vivi in un contesto estremamente naturale, cioè quella è il mio idillio di vita non stressante. Però, cioè, come si... cioè, qual Ma è... infatti la società moderna, penso che questo sia uno dei veri mali moderni ancora non pienamente dichiarati, no? Pensiamo sempre al tumore, alle malattie cardiovascolari, se dovessimo fare un elenco delle malattie che ci preoccupano, non ci rendiamo conto che lo stress potrebbe essere a monte di tutte queste, cioè potrebbe essere veramente uno degli agenti causativi di tutte le altre patologie
che poi riscontriamo nella vita di un individuo, perché è un nemico anche quello più o meno silenzioso, ne siamo più o meno consapevoli, ma quando faccio le mie lezioni e spiego quali sono i primi segni di stress, la gente, insomma, chi è lì ad ascoltare dice, cavolo, ce l'ho, perché Quali sono? sono, vabbè, ma alcuni sono veramente molto sottili, no? Sono piccoli cambiamenti nella frequenza cardiaca, cioè ci batte un po' di più il cuore, sudiamo un po' di più, abbiamo un po' più di difficoltà a dormire, abbiamo qualche disturbo gastrointestinale in più, ci ammaliamo un po' più spesso, cioè il nostro sistema immunitario è un po' più cagionevole. Eh, cioè, sono queste piccole cose, non è che sono cose che ci paralizzano solamente ad essere i veri indicatori dello stress. E più o meno questi sintomi ce l'abbiamo tutti. Quindi veramente è una delle malattie moderne che negli ultimi anni è diventata così preponderante. Non è che non esistessero stress in precedenza, ma erano stress risolvibili. Io faccio sempre questo esempio. Cioè il mio nonno che aveva un'azienda agricola, si occupava di terra. Sicuramente pure lui aveva lo stress, oddio non piove, oddio, però erano tutti stress risolvibili nel breve tempo. Cioè quello che si chiama lo stress ormetico. È uno stress che ha un effetto e che poi si risolve. E quello stress piace al nostro corpo. Sono gli stress che attivano i meccanismi riparatori del nostro corpo, i meccanismi che ci preparano ad una difficoltà. La doccia fredda, cioè Mhm. l'esposizione al freddo, è uno stress ormetico, il digiuno è uno stress ormetico, l'allenamento ad alta intensità dove magari ti strappi qualche fibra muscolare è uno stress ormetico. Sono stress che si risolvono, hanno una fase acuta e poi ritornano alla normalità. Quelli sono tutti benefici. Oggi abbiamo degli stress costanti, cioè siamo costantemente preoccupati per qualcosa che non siamo in grado di risolvere noi, perché non dipende da noi. Siamo costantemente stressati dall'esterno, magari dalla qualità dell'aria, che non possiamo risolvere noi, perché continuiamo a respirarla male. Mhm. Ecco, è questo stato di costante attivazione stressogena Mm. che poi porta a tutta la parte di degenerazione, perché facciamo proprio perché non è così che siamo stati costruiti Mhm. come esseri viventi. Incredibile. Ci siamo complicati noi la vita negli ultimi decenni e vediamo adesso sempre di più l'impatto di stress, ansia, depressione, solitudine, ok? Queste sfumature che nel secolo passato era veramente raro trovare, no? Cioè la gente era mediamente più soddisfatta, più contenta, anche se aveva molto di meno, anche se aveva meno certezze, ma l'attitudine alla vita, no? Quello che ti dicevo prima, cioè ci preoccupiamo così tanto di allungare la vita, ma abbiamo un approccio alla vita sbagliatissimo, già oggi che ce l'abbiamo la vita. Quindi, insomma, Esatto, cioè che cos'è che tu vedi che dici che stride un po' in questa narrativa che ci stiamo un po' raccontando tutti di allungarci la vita? cioè, è come se fosse diventata una gara, cioè a chi riesce a trovare il modo per allungarla di più. E va bene, ok, è un approccio un po' aggressivo, ma ci sta, insomma, perché ci rendiamo conto che ci sono dei fattori malleabili che rendono questo processo di invecchiamento non unidirezionale, ma un po' modificabile, ecco, Sì. quindi ben venga. Spero che in questa sfida non si perda di vista che, insomma, oltre al numero di anni, cioè c'è anche un po' un senso che bisogna dare a questa vita, non c'è, secondo me, sbagliamo se ci dimentichiamo che poi c'è un aspetto umano, di esperienza personale, che dobbiamo aggiungere agli anni che aggiungiamo. Chiaro. Per cui senza un po' un senso della vita, questo
che poi è la lezione che abbiamo imparato dalle Blue Zone, queste zone del mondo dove la percentuale di centenari e di persone anziane in buono stato di vita era particolarmente elevata. Cioè, queste sono delle zone dove questi individui avevano una percezione del loro scopo all'interno della società, una rete di relazioni, una struttura di supporto anche emotivo molto ben solida, ben radicata. Mm, Togliere quella, Mhm. cioè toglie una variabile importante da questa equazione, cioè non Eh, tornano i conti, quindi non dimentichiamo in questa corsa poi alla... cioè quasi... abbiamo quasi dematerializzato anche il corpo, no? Cioè, anche in medicina non lo prendiamo quasi più come corpo fisico, lo prendiamo come insieme di dati. Ormai è tutto basato su quello. Ma non dimentichiamoci che però c'è anche una componente invece molto reale legata al nostro corpo, alla nostra esperienza umana, le di interazioni. interazione. Ecco, quella non vorrei che venisse persa Ok. in questa meccanicizzazione del fatto devi mangiare questo, ti devi allenare per questo. Ecco, c'è una grossa componente emotiva, c'è sembra strano che lo dica poi uno che fa tecnologie Sì, avanzate, lo no, so, però infatti però proprio per c'è questo è anche, molto bello invece. cioè, ci credo molto personalmente, quindi eh, non si può separare le due componenti, no? Poi, come ho detto, mente e corpo si parlano di continuo e l'abbiamo misurato anche in Sì, medicina, no? L'effetto placebo, l'effetto nocebo, sì, cioè sono reali. sì. Lì è la nostra mente che dice al nostro corpo qualcosa e il nostro corpo esegue. Quindi avere questo approccio in tanti studi hanno visto, c'è uno studio pubblicato su PNAS che ha studiato coorti di gemelli omozigoti, quindi geneticamente identici, che condividevano anche, diciamo, stili di vita, quindi vivevano nello stesso ambiente, ma che avevano un approccio diverso alla vita, uno era ottimista e uno pessimista. Cioè, gli ottimisti vivono il 15% in più, ma In come più, in più, ok. come anni di vita, cioè qua parliamo di 8-10 anni in più. E come te lo spieghi a livello proprio fisico? Cioè, Eh, che cos'è che sta succedendo dentro il nostro corpo, tale per cui questo senso di sé, questa capacità di interagire bene con gli altri crea effettivamente un risultato misurabile in termini proprio di anni di vita? Questo è un altro premio Nobel nell'85, che è il primo che ha introdotto il concetto che il cervello non distingue tra pensato e vissuto da un punto di vista proprio molecolare. Cioè, se io penso una cosa o io la faccio, il cervello mette in atto gli stessi Meccanismi. meccanismi biochimici. Il che vuol dire che una mente che pensa male e che pensa costantemente alla malattia attiva tutta una serie di pathway molecolari che equivalgono a quelli che ci sarebbero se la malattia fosse veramente in atto. Al contrario, il pensare positivo, l'effetto placebo, è io prendo una pasticca che non ha nulla dentro, ma penso che questa abbia qualcosa che mi curerà e mi cura veramente. Cioè, l'effetto Incredibile. placebo vale per il 25% degli effetti positivi. L'FDA approva farmaci per cose molto più, cioè per guadagni di funzione molto più piccoli del 25%. Incredibile. Quindi noi abbiamo un alleato fantastico nella cura delle malattie, nel miglioramento della qualità di vita e del nostro cervello. Non Incredibile, mamma mia. dimentichiamocelo. Pazzesco. Forse questo è uno dei pilastri della longevità che viene meno analizzato, su cui Eh, meno si fa informazione, cioè è quello che mi sta un po' più a cuore, no? Quello sì, che sì, ho voluto introdurre nel dialogo. E quello su cui mi sto concentrando per la parte di ricerca. sì. Ci sono abbastanza persone che si preoccupano di nutrizione, attività fisica, cioè di quella parte lì, ma secondo me
il vero traguardo e la vera innovazione nell'approccio alla medicina alla longevità è quando riusciremo a codificare un po' meglio quali sono le azioni da intraprendere, cioè proprio sia da un punto di vista preventivo Mhm. che di intervento e quindi diciamo terapeutico su la parte di cognizione ed emozione, cioè che Mm. sono poi la stessa ma anche un po' separata, no? Sì, sì. Per cui sono questi altri due pilastri oltre a allenamenti, movimento e nutrizione. Sonno, eccetera, sì. Sì, la parte di sonno, ecco, io la metto All'interno della nella parte parte della cognizione, certo, perché poi è cognizione, impattata ok. dallo stress, dall'ansia. Se dovessi fare un elenco di attività che eh, aiutano, agevolano tutta questa parte di cognizione e attività invece che la deteriorano, non solo proprio magari delle cose, diciamo, effettive, ma anche magari cose che abbiano a che fare con, non lo so, le emozioni, Mhm. cioè tutto, quindi il sonno, eccetera, tutta questa, esatto, parte di prevenzione del cervello che io ogni tanto quando penso a prevenzione del cervello penso a devo stare meno davanti agli schermi, non è che penso tanto a devo circondarmi di relazioni di valore, no? Oppure devo dormire abbastanza. Invece, se dovessi fare un elenco che metta insieme Sì. tutta una serie di questi elementi, che diresti? Comprare online è diventato così normale che spesso lo facciamo quasi senza accorgercene, il processo è semplice, immediato, quasi automatico. C'è una cosa che però pochissimi sanno, e cioè che dietro tantissimi dei nostri acquisti preferiti c'è un'azienda che lavora per rendere questo processo il più facile e immediato possibile, ed è Shopify. Shopify è il checkout numero uno al mondo, e se hai un'attività online ti consiglio di andare su shopify.it/360 tutto minuscolo. Tra l'altro, andando su shopify.it/360 puoi attivare una prova gratuita di €1 al mese. Allora, il consiglio che do da un punto di vista di proprio nuovo abitudine da introdurre nel proprio progetto di vita. Sì. Siamo tutti abbastanza ossessionati adesso dalla forma fisica, dall'andare in palestra per avere i muscoli al posto giusto. Ci dimentichiamo che, come tutto nel corpo, se non lo utilizzi lo perdi. Per cui come perdi le cellule e i sarcomeri del muscolo che ti fanno essere bello in costume, così perdi neuroni e plasticità neurale se non utilizzi il cervello. E le nostre vite, quando iniziano a diventare un po' rutinarie e quindi eh, ripetitive e identiche a se stesse, e quando inizia a perdersi un po' la curiosità per imparare una cosa nuova, per vedere una nuova mostra, imparare una nuova lingua, uno strumento, un hobby, sono completamente scomparsi dalla nostra vita, no? Cioè, la questione degli hobby era una roba dei nostri nonni forse, ma chi c'ha più un hobby oggi? O se ce l'ha è funzionale a qualcos'altro, quindi già non è più un hobby. Ehm, eh, il diventare dipendenti da una serie di strumenti sicuramente comodi, tutta questa digitalizzazione rende ormai quasi tutti incapaci di ricordarsi i numeri a memoria di telefono, anche delle persone più care. Ehm, cioè, sai, io dico sempre, anche il karaoke, è una forma di stimolo cognitivo, almeno ti devi imparare a ricordare le parole della canzone, perché tipicamente dimentichiamo ormai quasi tutto, no? Non abbiamo Incredibile. più uno stimolo, quindi quello è importante. E poi, proprio per la parte di cognizione, di attività cognitiva. Poi c'è tutta l'altra parte invece sulla emozione e la vita di relazione, anche quello l'abbiamo completamente persa, no? Se guardiamo come c'è stato proprio uno studio che ha mappato come conosciamo le persone con cui poi ci sposiamo, con cui abbiamo una vita di relazione. Beh, negli anni passati, nei decenni passati, venivano tutte da vita di relazione, cioè te li presentavano i primi genitori, poi gli amici, poi li conoscevi sul posto di lavoro o al bar. Ecco, questo rappresentava tipo il 95% dei modi, qualcuno epistolare, qualcuno si scriveva una lettera.
Oggi il 60% di queste interazioni avviene online, quindi completamente privata di un vero aspetto di relazione, Sì, e quello ha un impatto negativo. certo. Sono stati fatti degli studi da Harvard, da MIT, secondo me molto preoccupanti, perché sono andati a guardare l'impatto che anche il semplice uso di ChatGPT ha sul cervello di alcuni studenti. Hanno preso due coorti di studenti, migliaia di studenti, 500 dovevano fare tutto da soli, 500 potevano usare tutti gli strumenti digitali che volevano per i prossimi 2 mesi. Gli sono andati a misurare con la risonanza magnetica funzionale l'attivazione di alcune aree del cervello, e chi poteva usare ChatGPT ad libitum senza aveva una riduzione dell'attivazione fino al 20% in 2 mesi. Quindi queste sono tutte pratiche che non ci rendiamo conto perché sono nuove, che potrebbero avere un impatto a lunga durata veramente grosso sulla capacità di mantenere attivo il cervello. E quanto più lo usiamo, quanta più si chiama riserva neurale Ok. avremo per quando siamo vecchi, e quando non avremo più quella capacità di neuroplasticità che abbiamo da giovani, no? La capacità di fare nuove sinapsi e di fare nuovi collegamenti tra neuroni. Ehm, Quanta più ne riusciamo a mettere in banca di questa riserva neurale, tanto più allontaniamo il rischio di malattie neurodegenerative. Quindi io lo dico sempre, dobbiamo un po' cambiare il paradigma proprio di come pensiamo di affrontare questi anni, e il fatto che ci siano nuove tecnologie, nuovi rimedi eh, nella medicina della longevità non ci dovrebbero distogliere l'attenzione dal fatto che comunque la longevità si costruisce un po' giorno dopo giorno, no? Con la costanza, con l'attenzione, non è fatta di colpi di bacchetta magica, per Mhm. cui ho fatto male questo per un tot anni, ma adesso c'è questo Sto ritrovato, trattamento, questa questa... pasticca, questo, cioè le bacchette magiche non esistono, secondo me, Mhm. in medicina. Ci sono poche scorciatoie. Sì, La longevità è veramente una presa di coscienza a 360 sì, di come va ripensata la vita, se veramente la vogliamo vivere in maniera anche piena, sì, sì, sì. soddisfacente, no? Cioè, quindi con qualità, che non sia solamente una questione di quantità, Sì, quanto aggiungiamo, ma come ce la viviamo. sì, Ecco, questo non dimentichiamocelo, perché vedo invece che c'è un po' di distrazione su questi punti e sì. sul fatto che ehm, cioè, l'aspetto anche interiore della nostra vita interiore poi è una dei pezzi di questo puzzle Sì. che fa insomma, che rende la nostra vita e la longevità come qualità di vita veramente centrale Mhm. nelle scelte future. E parlando sempre insomma, salute del cervello, no? Quali sono quelle attività che secondo te contribuiscono a creare questa riserva di cui parlavi? Cioè, ad esempio, non so, leggere, imparare una lingua, quali idee ci puoi dare? Guarda, qualunque cosa metta in difficoltà il cervello, Ah, mette in paradossalmente, difficoltà, ok. cioè deve Essere uno uno stimolo stimolo, cioè qualcosa che è difficile da fare. difficile da fare, Noi ok. ormai ci siamo quasi dimenticati che la difficoltà in realtà è un po' il sale della vita, è quello, Sì, sì, sì. cioè nello sforzo di renderci la vita quanto più comoda possibile. Ci siamo dimenticati che invece lo sforzo è uno di quegli stressogeni buoni, Sì, 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 è un sì. tipo di stress ormetico, quindi Super interessante. serve metterlo in difficoltà, Sì. fargli un challenge di difficile soluzione. Sì. Ah, questo è una bella, anche solo sulla memoria, ecco, sforzarsi di ricordare delle cose e ad oggi vedo che
e c'è una bella barriera che si sta abbassando grazie all'intelligenza artificiale, cioè è tutto molto molto più Mm, facile, tutto molto più immediato, quindi non facciamo sì. neanche proprio lo sforzo di applicarci, Eh no. no, perché sappiamo che è tutto ottenibile, Mm, appunto, scrivendo un prompt, sì, giusto, ma ci manca cioè dimentichiamo quanto quello sforzo in realtà è fondamentale al nostro corpo per mantenere tutte le connessioni che ci fanno funzionare in sì, maniera globale. Sai, anche il movimento, no? Cioè che il movimento magari uno pensa alla palestra, c'hai questi movimenti guidati, ma fa perdere l'importanza poi del movimento coordinato. Cioè il ballo, per esempio, nella terza età è una grandissima forma di attività fisica perché comunque allora, richiede memoria perché ti devi ricordare i passi, ti richiede capacità e attenzione perché devi capire il ritmo della musica e in più richiede equilibrio e coordinamento, cose che magari stando seduti su una panca, sollevando una roba che è già predisposta, sai, non stimoli allo stesso modo alcune aree del cervelletto che sono poi quelle che ti aiutano a non cadere quando diventi, quando vai più avanti negli negli anni. anni. Quindi non dimentichiamo, ecco, che le attività funzionali, quelle che sono più vicine a quelle che facevano i nostri nonni, sono le migliori. Sì. Non a caso i nostri nonni sono arrivati a queste venerande età, non avendo palestre, non avendo nutraceutica, non avendo sai, terapie infusionali, cioè Se dovessi fare una scommessa su la nostra generazione, tu quanti anni hai? Ti posso chiedere? 48. 48, ok. E tu pensi che un 48enne di oggi arriverà più o meno in salute a 80 anni di un ottantenne di oggi? Se guardiamo ad alcuni indicatori, come per esempio l'età di insorgenza di alcune malattie, come malattie cardiovascolari, malattie metaboliche, malattie neurodegenerative o oncologiche, i quattro grandi, diciamo, Cavalieri problemi neri. clinici con Sì. cui ci confrontiamo, beh, l'età di insorgenza nella generazione dei miei nonni era più tardiva dell'età di insorgenza nella mia generazione, quindi c'è un'anticipazione di tutte queste malattie e questo, diciamo, non fa ben sperare, No. perché ti fa immediatamente pensare che c'è un peggioramento medio. Poi a noi ci piace un po' raccontare questa storia dell'allungamento della vita perché continuiamo a fare una proiezione della curva che abbiamo visto negli ultimi 150 anni, Sì, dove, ma poi magari ti tengono in vita, cioè nel senso ecco, che l'evento poi stesso della morte non c'è, però magari prendi tantissime medicine che ti tengono in sì, uno stato di salute subottimale. cioè già adesso abbiamo un 30% degli over 65 che hanno una o più malattie croniche. Cioè, il che vuol dire in alcuni casi anche più di tre malattie croniche, il che vuol dire che la vita di questi individui è passata a gestire varie patologie Mm, e questo sicuramente toglie in qualità di vita. chiaro, Quindi sì, io lo dico sempre, cioè tu vuoi arrivare a 90 anni con le stessa capacità funzionali di quando ne avevi 50. certo. Cioè, come un po' era appunto il mio nonno contadino che anche a 95 anni andava in campagna, raccoglieva le olive, andava a cavallo, cioè cose che faceva quando ne aveva 50 e che ha continuato a fare Anche da fino pensare. all'anno prima che poi è morto, ma è morto senza essersi mai ammalato. Cioè, Pazzesco. come dovrebbe essere a un certo punto, una semplice disfunzione è sufficiente a interrompere quel sottile equilibrio Mhm, che ti mantiene funzionante. mhm. E invece oggi
siamo squilibrati da giovanissimi, ma abbiamo tutta una serie di farmaci, tecnologie, approcci che riescono a riportare un equilibrio, però Paradosso, è un paradosso, è vero. è a grande costo personale, Certo, sociale, economico, familiare. chiaro, Cioè. chiarissimo. Secondo te la vecchiaia è una malattia? Ma guarda, questo è il tema dibattuto da 3 anni, da quando è uscito questo editoriale sull'Lancet nel 2022, Is Aging a Disease, proprio questo, che ha scatenato un sacco di dibattiti nel mondo medico, un po' perché è una grande possibilità, cioè cambia il paradigma tantissimo. Ehm, e a me piace come approccio, perché diciamo che poi la vecchiaia è il più grande cofattore di tutte le patologie mortali, ok? Quindi quando guardi tutte le prime cause di morte, l'invecchiamento, l'età è il fattore che più si associa a queste. E quindi se non è una malattia, di sicuro è una sindrome, ossia è un insieme di patologie con varia sintomatologia che quindi si manifestano in maniera diversa, ma che poi sono giustificate da una decina di cause molecolari, per tornare un po' da dove eravamo partiti, no? Cioè che alla fine la causa microscopica di questi segnali evidenti macroscopici di invecchiamento sono comuni, sono una decina, alcuni problemi a livello genetico, quindi di gestione del DNA, alcune problematiche legate alle cellule staminali e al rinnovamento cellulare e alcune legate alla gestione del metabolismo. Sono Mhm, queste tre poi, quindi DNA, cellule, metabolismo. E parlo di metabolismo cellulare, mhm. quindi attività dei mitocondri, detossificazione cellulare da stress ossidativo e quello che si chiama nutrient sensing, cioè tipo percezione dei nutrienti, no? La proteostasi, cioè come la nostra cellula riesce a capire l'apporto di nutrienti a singola cellula, cioè quanto glucosio internalizzare, come gestire gli acidi grassi e i lipidi e come disporre dei prodotti ehm, diciamo finali del metabolismo cellulare, le scorie, cioè a livello unicellulare eh, la cellula ha gli stessi problemi che abbiamo noi a livello di corpo generale, Sì, cioè quanto mangiamo, cosa ne facciamo, come ne disponiamo. sì. Cioè, queste sono, no, le tre grandi funzioni del mangiare. A livello di singola cellula, la cellula ha lo stesso problema. Quando inizia ad esserci uno scompenso a livello cellulare, lo scompenso lo avvertiamo anche noi a livello sistemico. Pazzesco. E a proposito insomma, scompensi sistemici, parlando di sistema immunitario, Mm. ehm, che cos'è che diresti ad una persona che magari da anni si è sempre sentita dire che sono abbastanza cagionevole, mi ammalo sempre, eccetera, ho le difese immunitarie basse? Che cos'è che sta succedendo a livello cellulare? È che il suo più grande alleato sta iniziando Perdere a colpo. dare forfait, perché se c'è un tipo di cellula che veramente ci aiuta day in day out a mantenere eh, in assetto il nostro corpo, è proprio il sistema immunitario, che noi di solito lo associamo, ci aiuta a combattere l'influenza Sì, o a riprenderci da un'infezione sì, batterica. e soprattutto perché si chiama sistema immunitario? Perché è proprio ovunque, nel senso è uno dei tessuti più sparsi per il corpo. Noi abbiamo cellule del sistema immunitario che presidiano e pattugliano e controllano ogni distretto corporeo. E sono le stesse che prendono, diciamo, sono quelle che fanno pulizia che descrivevi prima? Alcune fanno pulizia,
alcune hanno un ruolo diverso, no? Perché tengono la memoria di quello che non ci piace. Cioè nei linfonodi ci sono queste piccole centrali di memoria, si chiamano cellule dendritiche, e loro sono un po' il database di tutto quello a cui siamo stati esposti Cioè, e tipo, ho contro preso il il... Covid nel Sì, 2021. sì, lì ci sono anche tipo i linfociti B, quelli della memoria che si ricordano qual è l'antigene, cioè qual è il pezzetto di Covid da riconoscere per dire quello è Covid. Ah, ok. Capito? Come se io a te ti riconoscessi per i capelli ricci Pazzesco. e gli occhi nocciola e quindi mentre un altro lo riconosco perché invece ha un altro tratto distintivo. E però poi il modo in cui questi antigeni, quindi questi eh, variabili da identikit, no? C'ha gli occhiali, c'ha la barba e porta il cappello, tac 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 e togli, vengono tutti processati dentro i linfonodi che sono un po' il cervello del sistema immunitario, cioè dove tutte le informazioni arrivano, vengono processate e partono gli ordini. Quindi quando il sistema immunitario inizia a non essere più efficiente, e lì bisogna iniziarsi a preoccupare non perché ti ammali di più e sei più cagionevole d'inverno, ti viene l'influenza, ma perché il sistema immunitario ha a che fare con tutte le, per esempio, i principi di tumore che il nostro corpo ha. Cioè, ciascuno di noi nella propria vita ha qualcuno dice 10, 20 principi di tumore, che però il sistema immunitario riconosce in maniera molto precoce e sventa il pericolo che quel tumore poi vada avanti. Pensate. Per cui se hai un sistema immunitario che è sotto soglia, poco attivo, poco responsivo, il rischio è che non si accorga che c'è un inizio di tumore, un principio di un'altra malattia, per Ok, esempio, anche malattie cardiovascolari nascono come scompensi locali, come piccole infiammazioni locali. ok, E se il sistema immunitario non ce la fa a spegnere quell'incendio, poi la malattia cardiovascolare continua, ok. ma l'origine di quasi tutte le malattie è 10-20 anni prima di quando noi ne abbiamo poi il sintomo clinico, ma sono 10 anni che quella malattia Sta covando. sta covando, sta evolvendo e sta compromettendo zone sempre più estese di un tessuto o di un organo. E come te ne accorgi prima? Cioè, come fai a capire se hai un sistema immunitario che non performa bene? E beh, lì è il bello della ricerca, no? Cioè Mm. che nei laboratori di tutto il mondo abbiamo fatto dei progressi pazzeschi anche nel saper interrogare cosa succede dentro il nostro corpo e quindi abbiamo adesso dei saggi, dei test, quelli che si chiamano i biomarcatori, Sì, che che possiamo sono le analisi misurare, del sangue che sono anche. da analisi del sangue, risposte cellulari, per cui adesso possiamo fare cose anche un po' più sofisticate, metodi di imaging, quindi una diagnostica per immagini che va ad interrogare la risposta funzionale, non solo la struttura anatomica. Mhm. Cioè, uno pensa alla diagnosi, ti fai i raggi X, vedi se c'hai l'osso rotto, ma Sì, adesso possiamo usare delle sonde molecolari che si attivano e pazzesco. si localizzano solo dove c'è quella funzione cellulare, per cui l'infiammazione, l'attivazione del sistema immunitario si possono interrogare e quindi capisci quanto stato infiammatorio hai nel corpo. E a proposito di stress, diciamo, non so, tipo calore, freddo, oppure digiuno, tutti questi che effetto hanno sul nostro sistema immunitario? Cioè c'è qualche correlazione? Sì, sì. Tutti questi che hai detto attivano il sistema immunitario perché mandano il corpo immediatamente in uno stato di allerta. Cioè la botta di freddo la mattina appena svegli, immediatamente fa un priming, una preparazione del corpo a combattere
un qualche tipo di insulto, qualche tipo di situazione avversa, e questo livello di allerta ovviamente stimola la risposta del sistema immunitario contro tutti gli altri problemi che ci potevano già essere. Ok. Eh, Quindi positivo questa cosa. Positivo. Il digiuno che attiva l'autofagia, per esempio, no? Per cui induce nel sistema immunitario la capacità di identificare le cellule senescenti, le cellule un po' scassate, quelle che non fanno più bene il loro lavoro, e che di nuovo quindi migliora l'efficienza generale del proprio corpo, perché è come se in un team di 1000 persone dove ce ne stanno 50 che fanno male il loro lavoro, quelle 50 vengono identificate e isolate e sostituite da altre 50 persone che invece fanno bene il proprio lavoro. Alla fine quel team funzionerà meglio. Incredibile. Ma è proprio una macchina pazzesca. Sì, Cioè, sì, dovete pensarla così, no? Cioè, c'è qualcosa e qualche struttura, qualche cellula che fa tutto questo e che nel farlo segnala a tutto il resto del corpo cosa sta succedendo. Cioè, non dimentichiamoci le interconnessioni che ci sono tra le diverse parti dell'organismo e le diverse funzioni. Cioè, nulla avviene a compartimenti stagni nel nostro corpo, quindi incredibile. eh, per quello la storia dell'approccio olistico, che per tanti anni è sembrata un po' appunto a fare New Age, di chi credeva appunto a meditazione, in realtà è come funzioniamo, Solido, molto più solido di molto quanto più pensiamo. solido. E parlando di prevenzione, secondo te, visto un pochino tutto quello che abbiamo detto, c'è un'età in cui si dovrebbe cominciare a iniziare a occuparsi un po' di questo tema? Cioè, quando è importante poi premunirsi? È, in questo approccio alla medicina della longevità, in realtà non è mai né troppo presto e non è mai troppo tardi, perché tante cose che abbiamo scoperto da poco eh, potrebbero comunque migliorare l'esito dell'invecchiamento di chi è già avanti con l'età. Per Mhm. cui suggerisco comunque anche a chi è arrivato magari a un'età avanzata, non, senza la consapevolezza delle pratiche positive, di iniziarle a fare parte, farle parte della propria vita, perché comunque il corpo risponderà a quello stimolo positivo fino alla fine dei suoi giorni. Il Mhm. corpo è incredibilmente reattivo. Mhm. Allo stesso tempo stiamo scoprendo che alcune azioni che avvengono molto precocemente nella vita hanno poi un impatto nella vita tardiva, per cui il consumo di zucchero nei primissimi anni di vita cambia poi il metabolismo e la probabilità di sviluppare malattie metaboliche, obesità in età avanzata. Um, L'educazione scolastica correla con la probabilità di sviluppare malattie neurodegenerative, e Mhm. quindi il tasso di scolarità è uno dei fattori protettivi delle malattie neurodegenerative. Mhm. Il consumo di alcol in maniera esagerata negli anni in cui purtroppo viene consumato in maniera esagerata ha un impatto negativo su alcune funzioni dell'organismo a lungo termine. Sì. Per cui sicuramente è importante avere una consapevolezza a ogni età, e allo stesso tempo è importante non perdere le speranze in nessun momento della propria vita, perché qualunque tipo di intervento potrà migliorare la traiettoria con cui invecchiamo, Sì. e poi la letteratura medica è piena di questi casi, Sì. no? Sì. Di studi osservazionali o studi
aneddotici, cioè fatti magari anche su piccoli gruppi di pazienti che sono riusciti a invertire il decorso di una malattia o di migliorarne la sintomatologia anche a patologia già conclamata. Mhm. Quindi, di nuovo, ritorniamo a quello che vi ho detto, non dimentichiamo quanto il nostro corpo sia in grado di rigenerarsi, di ripararsi e di riorganizzarsi anche rispetto a una funzione parzialmente perduta. Incredibile. Per cui cioè, diamogli fiducia a Sì, sì. questo, alle nostre capacità. Noi riprendiamoci in mano però il controllo della salute, non demandiamolo necessariamente a un medico o a una struttura, cioè come un ospedale. Mhm. Cioè, riprendiamoci in mano le Le redini redini. perché decidiamo noi. Sì. E comunque che gratitudine, cioè che sentimento di gratitudine Ma che totale. parlandone adesso sento nei confronti di tutto quello che sta succedendo adesso dentro il mio corpo, di cui minimamente non mi preoccupo, No. eppure mi sta tenendo. E a proposito di invece biomarker, marcatori biologici, quali consiglieresti di tenere d'occhio, tra cui cioè, magari anche marcatori che non sono tanto conosciuti a livello cellulare, a livello di Sì. infiammazione, eccetera. Beh, guarda, alcuni pensano che se uno degli orologi biologici che segna il tempo dell'invecchiamento sia l'insulina, la glicazione dell'insulina, no? Quindi quello sicuramente un grande marcatore, Sì, legato poi ai picchi glicemici, legato quindi di nuovo è il risultato molecolare di un'attività macroscopica come la nutrizione. Quindi ok. quello è uno, sicuramente. Un altro è la misura del cortisolo. Ok. Adesso esistono dei test salivari comodissimi che ci permettono di capire non tanto un livello di cortisolo, perché quello non ha senso. Nel nostro corpo i livelli di cortisolo oscillano durante la giornata, per cui bisogna capire come Mm. oscillano e come cambiano. Quindi quello è un'altra cosa molto importante. La misurazione dei livelli di alcuni ormoni, per esempio gli ormoni sessuali maschili e femminili, testosterone, estrogeni, quelli sono fondamentali non solo per diciamo la salute riproduttiva, ma gestiscono il metabolismo di tutto il corpo, anche del cervello, perché poi hanno un impatto su quanto glucosio il cervello usa, per cui anche avere una percezione di quanti ormoni abbiamo, essendo così centrali poi nel coordinamento delle varie funzioni, secondo me noi non siamo tanto abituati, ma No. dovremmo iniziare a guardarli. Esistono marcatori dello stress ossidativo, di ROM e BAP, cioè Sì. quante specie ossidative ci sono nel nostro corpo e quanta riserva antiossidante abbiamo. Mm. La proteina C reattiva che ci dà una misura del livello di infiammazione. Tutta un'altra componente è quello sulla lipidomica e quindi il metabolismo degli acidi grassi. Molto importante capire l'equilibrio tra omega 3 e omega 6. Mhm. Gli omega 3 sono quelli buoni, quelli che vogliamo tenere quanto più alti, perché poi vengono... cioè questo forse è proprio uno dei più grandi biomarcatori dimenticati, il rapporto omega 3 omega 6 e che abbiamo invece cambiato negli ultimi 50 anni Ah, perché è cambiata proprio l'industria alimentare e quindi ok. abbiamo molti più omega 6 che introduciamo con gli oli di semi, questo insomma soprattutto Rispetto sono agli omega 3 gli invece. omega 3 Ok, e che invece si quindi trovano nel salmone, questi sì, quelli lì, oppure semi di semi di lino, lino, ok. ecco, e che se non riusciamo a, forse è una delle nutraceutiche più importanti A come supplementare. supplementazione, Ok. siamo tutti molto carenti di Sì, omega 3, quindi quello è uno di quelli forse più protettivi. sì, sì. Come ti senti rispetto al futuro della medicina? Cioè, come te la immagini nei prossimi 10 anni? Sei ottimista? Ma moltissimo, cioè anzi penso, sono veramente entusiasta di quello che vedo,
perché insomma mo saranno 30 anni, no? Cioè io mi sono laureato, mi sono subito buttato nel mondo della ricerca, mi è sempre piaciuto, quindi sono una trentina d'anni che leggo paper scientifici, studi, vedo quello che fanno i laboratori e, e per tanti anni la scienza è rimasta e la medicina è rimasta in dei silos. Per cui c'è chi si occupava di genetica, non guardava le cellule, chi faceva cellule non guardava molecole o tessuti, cioè vivevamo anche nei laboratori, vivevamo un po' di iperspecializzazione e gli articoli scientifici ne erano un po' la cartina al tornasole, no? Anche proprio come erano composti. Oggi vedo ricerche incredibilmente multidisciplinari dove c'è una commistione di punti di vista molto diversi, di tecniche di indagine molto disparate, per cui c'è un utilizzo cioè veramente vario del progresso nell'approccio sperimentale che arricchisce anche Certo. la qualità di questi lavori scientifici. Cioè, se oggi tu apri una pubblicazione su Nature e la paragoni a una pubblicazione di 10, 20 o 30 anni fa, sono proprio, ma te ne accorgi immediatamente del salto quantico che abbiamo fatto e di come adesso abbiamo la capacità di guardare ad un problema complesso con altrettanta complessità. Sì, Quindi trovo veramente entusiasmante questo dei nostri giorni, sì, la nostra nuova capacità di gestire la complessità sì, sì. con, cioè, alla fine la storia dei big data, dell'intelligenza artificiale, i modelli di machine learning, cioè questo, Come si sta applicando sul tuo lavoro questa innovazione tecnologica? cioè, per me è eh, uno dei motivi per cui ho iniziato ad occuparmi di medicina della longevità o di invecchiamento negli ultimi 5 anni è che sono 5 anni che abbiamo questi strumenti a disposizione, perché l'invecchiamento è un fenomeno talmente complesso, con talmente tante variabili e parametri, che era proprio impensabile pensare di affrontarlo senza la capacità computazionale che abbiamo oggi e senza la ricchezza di dati che abbiamo Sì, oggi. cioè quindi si tratta effettivamente di una lettura e interpretazione dei dati. Sì, di integrazione. Integrazione dei Cioè, dati. una volta la medicina, la ricerca sulla longevità era io muto il gene del lievito Sì, e vedo che quella cellula di lievito vive di più. sì, Do una sostanza a un piccolo verme che viene usato come modello di invecchiamento e vedo che vive di più. Oggi, secondo me, è più una questione di integrare tutto quello che abbiamo scoperto in vari domini di scienza e medicina e capire come tutto è interconnesso e come è interoperabile. mhm, Quindi veramente per me quello che ci dobbiamo aspettare dal futuro della medicina è come eh, aumenterà la nostra comprensione del funzionamento del corpo, l'acquisizione di tutte questi silos di sapere eh, e la loro messa in comunicazione, cioè se iniziamo a creare dei ponti tra tutti questi silos, secondo me è da lì che verranno fuori le più grandi sorprese, insomma, della medicina dei prossimi nei anni. prossimi anni. C'è qualcosa che ancora non smette di meravigliarti dopo tutti questi anni di ricerca, di lavoro, di studio? La cosa che più cioè che più mi fa riflettere è di quanto ogni anno che passa riscopriamo cose che pensavamo di aver capito completamente qualche anno fa e invece ci rendiamo conto adesso che le dobbiamo riscrivere nuovamente. Cioè questo per me è meraviglioso, Cioè, no? superamento continuo. Continuo. Ok. Cioè noi pensiamo sempre che ormai abbiamo capito tutto e in realtà non ci rendiamo conto che per le prossime generazioni, cioè fra 100 anni, ci guarderanno e diranno: Ma questi, ma veramente
stavano messi Pensate. così male. Cioè, un po' come quando noi guardiamo i medici del Certo. 700 che facevano le sanguisughe, i salassi. Incredibile se ci pensi. Cioè, ma Un bel loro, bagno di umiltà anche per per loro. loro, cioè, quello era il Era il massimo. massimo, Perché cioè, certo. guardavano prima, ma quelli, cioè, Stupendo. vedevano quelli del 400 che invece facevano gli impacchi con le erbe. Ma anche loro pensavano che avevano fatto Esatto. meglio perché nel 1000, cioè se guardavano indietro era la benedizione del frate, Bellissimo. ecco e così via. Quindi questo mi meraviglia della scienza, il suo costante andare avanti e screditare il passato, no? Quindi Vero. mantenersi anche, cioè l'umiltà di dire penso di avere ragione ma so che avrò sbagliato, cioè perché qualcosa me la so persa per strada anche io. Anche io per forza. Ennio, è stata una conversazione stupenda, veramente bellissima e complimenti per anche la semplicità con cui hai raccontato determinate cose che almeno per me non avevo mai colto con così tanta chiarezza. Grazie per essere stato qua, è Ma no, stato ma un grazie, è stato piacere. anche per me. Mi chiedono sempre tutti solo sul mangiare, sul movimento. Oggi ci siamo fatti una chiacchierata un po' Ma più... bella solida, no, Ma no, sono sicura che sì, apprezzeranno, per sì, andare proprio alle basi, ecco, bellissimo. senza quelle poi... Senza quelle non possiamo costruirci niente sopra. Quindi Bello. grazie A a te proposito poi di veramente. stimoli complessi, Ah, vedi, quasi qualcuno, se vi è venuto un po' di mal di testa, allora abbiamo fatto abbiamo un fatto un ottimo ottimo lavoro. lavoro. Bello, ci Esatto. piace. Grazie Ennio, bellissimo. Grazie Virginia.